Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui sulla radio. È lunedì 10 marzo del 2025, mattino Milan che apre la settimana, si sta chiudendo il weekend calcistico con stasera c'è l'ultima partita, ma insomma adesso commenteremo questo e soprattutto il nostro prossimo futuro, visto che insomma, iniziano i casting. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon inizio di settimana. Come dico sempre, soprattutto a chi ci supporta attraverso i like, quindi chi clicca il tasto mi piace, è sempre bello arrivare sui 1000, 1500, 2000, sarebbe bellissimo. Chi commenta sotto questo video, chi è iscritto, perché è gratis e ci dà una mano incredibile, e soprattutto chi è abbonato a 0,99 al mese. Grazie di cuore a tutti. Allora, partiamo, visto che comunque sarà una settimana che in teoria ci dovrebbe condurre a appunto una partita di campionato senza coppe europee, insomma, dovremmo fare bottino pieno di allenamenti. Vabbè, insomma, abbiamo avuto 2 giorni di riposo, ieri e oggi, e quindi torneremo a allenarci domani, quindi avremo 3 giorni più 4 la rifinitura per preparare Milan-Como delle 18 di sabato. La classifica quarto di sorriso ce l'ho dato, cioè nel senso che abbiamo recuperato 3 punti a Juventus e a Fiorentina che hanno perso, le altre vincendo tutte ci hanno lasciato al nono posto ancora per questa settimana. Bah, che dire Henry, vabbè il campo ne abbiamo già parlato, dai. Sì, però comunque c'è da pedalare, Simo, perché non possiamo arrivare noni, dai. Cioè bisogna in qualche modo No. chiudere la stagione, io direi puntando almeno a qualificarsi per l'Europa League. Poi se le altre squadre fanno un harakiri clamoroso, tipo la Juve, tipo la Lazio che è impegnata questa sera, se le altre squadre non dovessero fare punti, magari puoi sperare in qualcosina in più, però io direi puntiamo a revitalizzarci un pochino, a vincere le partite, perché poi cioè finire fuori dalle coppe proprio alla qualificazione delle prossime coppe sarebbe delittuoso, a prescindere qualsiasi esse siano, perché comunque cioè dai, non è infattibile arrivare noni. Allora, andiamo su quello che potrà essere nel caso del nostro futuro più prossimo, a parte appunto il campo che insomma, in questo momento ci vede lì in classifica. Iniziano gli incontri per il nuovo direttore sportivo, feeling con Paratici. La Di Furlani vedrà a breve i candidati al ruolo e poi deciderà chi vorrà avere al suo fianco nel nuovo corso. Allegri in testa per la panchina. Tralasciando la parte di Allegri. A parte che mi viene da dire una cosa a questo punto. Mi sembra anche abbastanza chiara, al di là del titolo di Gazzetta. È tornata a essere una società che decide con una persona sola. Non c'è più mezza chance di vedere sia nei titoli che nella parte decisionale Ibra, men che mai Moncada, men che mai altri del Milan, chiamiamolo Milan. Cioè è diventato Furlani che decide il DS, che inizia a suggerire pesantemente nel caso l'allenatore già, cioè decide tutto lui. Ti Gruppo provoco, di lavoro. al netto del racconto della favoletta, fiaba relativa al gruppo di lavoro, è mai stato diverso? Ma un pochino sì, devo dire, poco però. Cioè, nel senso, è stato anche un po' fatto credere che qualcuno potesse decidere e gli è stato fatto decidere qualcosina. Tipo, ho litigato con Abate, mando via Abate, prendo il mio amico Piroschi e gli faccio fare il direttore sportivo di Milan Futuro. Questo te lo lascio fare. Se devo mandare via un dirigente, diciamo così, di secondo piano e che ti sta antipatico, te lo lascio fare. Quando c'è da prendere decisione grossa, cioè va via o resta un allenatore, prendo il prossimo, prendo un altro DS, eccetera, no, e lì comando io. Okay, era questo che bisognava capire.
e poi magari nel talk Simo le andiamo a rileggere le parole di Furlani, no, del pre di Milan-Lazio. In realtà non è che abbiamo detto, ed è stato detto in questi giorni, Furlani va negli Stati Uniti da cardinale per ottenere più poteri, per ottenere, diciamo, il controllo, eccetera. In realtà non è che è andato lì e Cardinale gli ha detto: "Sì, decidi tu". Furlani è andato lì a ribadire che decide lui, cioè son 2 cose un po' diverse, no, e quindi ecco, una situazione un po' così. È chiaro che in questo gioco la mia domanda è: ma cioè chi sbaglia, no, se prende delle decisioni, quando paga, come paga, quando si rende conto o ci si rende conto che non si è adatti per un certo ruolo e per un certo mestiere? Perché alla fine è questo il punto. Io ho visto anche il nostro post di Instagram, no, dove abbiamo fatto che abbiamo riportato questa notizia, no, del viaggio negli Stati Uniti e i commenti vertevano su questo punto qua, cioè: ma se una persona sbaglia, commette degli errori, intacca il livello di una società, di un'azienda, come è stato con Forlani con il Milan, cioè fino a che punto si può arrivare? Perché penso che il tema sia quello. Ma io resto ai fatti. Cioè, circa una decina di giorni fa a Londra hanno sentito i direttori sportivi Ibrahimovic e Cardinale. Passa qualche giorno, c'è una dichiarazione pubblica dell'AD che dice: "Passa tutto da me". Qualche giorno dopo è a New York. Quando torna da New York, l'AD decide il direttore sportivo. E scompare anche nel caso delle consultazioni pure Cardinale. Scompare Ibra, che è il rappresentante in carne e ossa di Cardinale a Milano, visto che è il suo proxy e compagnia cantante. No, l'han detto loro e Sì, non sì, no, mi fa sempre ridere la parola semplicemente proxy. facendo cronaca. Sparisce dalla decisione l'uomo di Cardinale a Milano e in parte spariscono anche i suoi nomi, cioè Tare e compagnia. Cronaca, No, pura no, cronaca. è giusto, è giusto. Cioè quello che dici tu è Quindi giusto. quindi evidentemente c'è stato un ribadire che chi pensava di comandare forse è meglio che faccia un passo indietro perché comanda qualcun altro all'interno del Milan. Tutto qua. Cronaca. Altrimenti avremmo visto un AD che va a dire e poi troveremo ancora della collegialità nelle scelte al massimo, del tipo: "Vabbè, pensavate di farlo da solo senza di me, ma ci sono anche io. Mh-mh. Mettiamoci tutti insieme d'accordo, metto anch'io la mia voce, perché non posso non mettere la mia perché sono l'AD, ma lo decidiamo io con Ibra, con Cardinale, con Moncada e con". E Mh. invece decide tutto l'AD, solo e soltanto l'AD, che farà lui i colloqui per il direttore sportivo. Sì, Cronaca. suppongo tu ne abbia già parlato anche nell'editoriale. Poi questo apre delle finestre o dei varchi o delle voragini, scegliete voi l'entità della grandezza del buco, sulla questione proprietà del Milan. Perché perlomeno curioso che decida un membro del CDA, amministratore delegato, uomo di Elliott, se il proprietario è un altro, è perlomeno curioso. E qui mi fermo, ecco. Conceição non si ferma, il suo Milan sarà al top, ma in realtà si è fermato 2 giorni per dare riposo. Sarà al top fino alla fine. Un'altra coppa, poi l'addio, ma anche qui insomma non ci sono grandi novità. Ehm, Pare insomma che oltre ai nomi di direttori sportivi stranieri, almeno insomma, questo è quello che scrive Gazzetta, ma ultimamente, ci sarebbero in ballo per il ruolo di direttore sportivo anche direttori sportivi sotto contratto, tipo D'Amico, tipo Sartori, tipo comunque direttori sportivi italiani. Non lo so, mi puzza. Beh, allora l'idea per me non è sbagliata in No, sé per anzi. sé,
Anzi, cioè, insomma, se invece di andare a prendere un direttore sportivo, seppur bravo, che però deve venire qua, capire che è in Serie A, lavorare con i direttori sportivi della Serie A, lavorare in un ambiente che è quello della Serie A, che è molto diverso rispetto a magari quello della Bundes piuttosto che quello della Liga 1, e quindi magari ci mette 3, 4, 5 mesi di ambientamento e poi allora paghiamo dazio per l'ambientamento. Allora no, siccome non possiamo più divertirci, cioè non è più tempo per scherzare, bisogna affidarsi a chi in teoria sa già tutto. Cioè ti devi mettere in casa, visto che tanto abbiamo capito che i nostri dirigenti, capacità sportive poche, 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 mettiamoci in casa uno che invece colma la lacuna e la colma nel più breve tempo possibile, perché altrimenti se no il rischio è quello di aggiungere diciamo così, la poca capacità, l'inesperienza, eccetera, anche una fase di ambientamento e magari chissà, forse nemmeno si ambienta, perché abbiamo Sì. visto sulla nostra pelle cosa può succedere a portare qui persone fuori dal contesto. No, ma il ragionamento Simo è giusto. Anch'io andrei a prendere direttori sportivi italiani. Bisogna capire se questi direttori sportivi italiani sono intenzionati a. Bisogna capire quello, perché io capisco il Milan, capisco che il Milan è sempre un nome che rispetto magari ad altre squadre attira, capisco magari dal punto di vista economico ci potrebbe essere un'offerta più allettante, sì, però la situazione attuale del Milan è davvero intricata, è davvero complicata, è davvero torbida anche da certi punti di vista, quindi magari non è così scontato che un D'Amico lasci l'Atalanta per andare al Milan o che un Sartori lasci il Bologna per andare al Milan. Ripeto, ci sono un sacco di pro che ho appena detto, ci sono anche dei contro nel venire al Milan adesso, purtroppo mi verrebbe da dire. Anche perché è inutile che, insomma, è un segreto di Pulcinella, alcuni direttori sportivi già hanno un po' storto il naso sulla nostra piramide aziendale. Quindi capisco che in questo momento, vista da fuori, ma credeteci, tutti sanno tutto in questo ambiente. Anzi, i primi che lo sanno sono proprio loro, ovviamente. Il mondo dei direttori sportivi e procuratori è il mondo che più sa di questo mondo. E cioè, io fossi in Sartori, mi dico, perfetto, mi chiama il Milan, la squadra dove, tra l'altro, ho giocato in passato, tifo, è forse il mio più grande salto di carriera, visto che ho fatto benissimo l'Atalanta, benissimo il Bologna, perché in tutto ciò il Bologna l'anno scorso è andato in Champions, ha venduto i migliori, ha ceduto all'allenatore, ha rifatto il Bologna ed è 6 punti sopra di noi. Va bene. Ma vado a mettermi in casa con chi ha dimostrato che ha tante zone d'ombra, soprattutto dal punto di vista dei poteri, di chi decide, di chi poi si fa la guerra, perché di queste purtroppo le cose si sanno molto di più di quello che tra l'altro magari esce in pubblico. Cioè Sì, o di quelle che sappiamo l'ambiente noi. sa, come direbbe qualcuno. Sì, o di quello che sappiamo noi, sì, ma cioè che magari già conosciamo qualcosina in più, però comunque quello che dicevo prima, cioè bello tutto, bello il Milan, bello magari un'offerta economica migliore, ma devi inserirti in questo ambiente qua. Tanti cari auguri a chi sarà il No, prossimo direttore per dirti, sportivo. mi vedo più possibile che invece che un Sartori che cambia idea all'improvviso e lasci il Bologna per venire al Milan, se non ha delle iper mega certezze che può fare il suo lavoro, non vuol dire venire qua a fare il padrone, deve fare il suo lavoro, con la libertà massima di poterlo fare. Immagino più invece un Paratici che invece è fuori dal giro da un paio d'anni, causa squalifica peraltro, e che quindi dovrebbe rimettersi in pista e ha nel caso un palcoscenico per rifarsi vedere notevole. Quindi magari può anche passare sopra qualcosina, ecco, Sì. piuttosto che qualcuno che lascia magari una casa già costruita, magari non il villone, ma già una bella casa fatta e finita e buona. Sì, è uno scenario più plausibile. Per il resto poi, in teoria, è lui che sceglie l'allenatore, cioè, da che mondo è mondo. Non lo sceglie Antonello all'Inter, l'allenatore, lo sceglie il direttore generale, adesso presidente, o
o il direttore sportivo c'è ausilio, c'è chi parla di sport, di calcio. In teoria. In teoria. In un Cioè, mondo l'allenatore normale. lo sceglie chi cioè, o sei il Napoli, che ha un padre padrone, tra virgolette, e quindi sceglie lui, ma siccome in teoria non siamo questi, anche se sembra che stiamo andando verso quella direzione, ma però in teoria l'allenatore da che mondo è mondo lo sceglie il direttore sportivo. In teoria. Vedremo. Henry, noi ci ritroviamo pomeriggio alle 13, poi alle 16 e poi in serata per la stanza di bottoni alle 19, che torna il mister a parlare un po' di calcio. Henry, grazie. Ci ritroviamo più tardi. Ciao. Ciao. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.